Buongiorno amici e benvenuti nel mio primo vlog. Per iniziare al meglio la settimana ho deciso di farmi una bella corsetta, anche perché oggi è una bella giornata e così vi mostro un po' il mare e dove abito. In genere mi alleno tutte le mattine verso le 6:30, alterno corsa con CrossFit oppure yoga. Oggi però mi andava di fare sia una piccola corsetta che 15 minuti di CrossFit. Insomma, dipende molto da come mi sveglio quella mattina e dal tempo. In genere cerco di iniziare a lavorare verso le 9. Quando sono brava anche alle 8:30, così posso finire prima, però oggi non è successo. Giusto per raccontarvi un po' che cosa faccio, lavoro full time per una fintech company chiamata Crunch, qua a Brighton. Inoltre ho un piccolo business freelance dove mi occupo di web design e UX. Ho scritto un elenco di cose che devo fare questa settimana e utilizzo un'app che si chiama To Do List e la cosa figa di quest'app è che posso visualizzare le mie tasks direttamente dall'Apple Watch. Ma adesso manca un'oretta all'ora di pranzo, io mi rimetto al lavoro e noi ci vediamo più tardi. Per questo lunedì è tutto. Questo pomeriggio ho in programma di pulire casa, quindi penso che non ve lo mostrerò. Buongiorno amici e benvenuti in questo martedì uggioso. E visto che piove, stamattina mi alleno in casa. Ho pensato di fare mezz'ora di CrossFit e mezz'ora di yoga, quindi va bene, mi metto subito al lavoro. Stamattina mi è arrivata la mail di un cliente con cui ho lavorato precedentemente e mi chiede se ho tempo nelle prossime settimane per fare il redesign di un sito di uno dei loro clienti. Ho dato un'occhiata velocemente al sito e sembra che ci sia un sacco di lavoro interessante da fare perché è abbastanza vecchiotto e insomma non è molto bello. Penso che il prossimo step sarà quello di pianificare e progettare il lavoro, cercare di capire quante ore mi serviranno e alla fine mandargli una mia quota. Questa mattina sto lavorando ad un progetto di UX e non posso farvi vedere il progetto, ma vi mostro il software che sto utilizzando. Si chiama Lucidchart e sto facendo qualcosa di simile. In pratica, attraverso questi user flows voglio visualizzare i diversi percorsi che gli utenti possono compiere all'interno della nostra applicazione. Questo è per mostrarvi che il mio lavoro non è solamente quello di muovere i pixel sullo schermo, ma anche quello di organizzare le informazioni, e forse è per questo che amo così tanto la user experience, perché ogni giorno mi trovo a fare qualcosa di diverso. Durante pausa pranzo pensavo di iniziare a preparare il preventivo per il cliente, però non mi hanno risposto e quindi adesso ho deciso di farvi fare un tour della mia stanza. Allora, partiamo dal desk. Tengo sempre un sacco di note da parte, utilizzo questo come secondo screen e quello aiuta molto adesso che lavoro in remoto, perché in ufficio ho due monitor che tengo da questa parte e mi aiutano un sacco quando faccio dei lavori complessi, perché posso controllare la mail da una parte e i miei file dall'altra. AirPods, l'hard disk
dove tengo tutti i miei documenti più importanti, lavoro freelance. Queste sono le mie bellissime piantine. Qua invece tengo di solito l'ultimo libro che sto leggendo. Adesso sto leggendo questo e l'ho quasi finito, non manca molto. Super interessante, ve lo consiglio e lo lascio nelle note. Se ci spostiamo da questa parte, ho tutta la mia selezione dei miei preziosissimi libri. Questo non l'ho ancora letto, ma è il prossimo appena finisco questo. Tutti i cavi che insomma voglio nascondere, compreso un po' di cioccolato quando... vabbè dai, abbiamo tutti questi momenti. Se ci spostiamo, possiamo vedere l'armadio, eccomi. Qua tengo tutti i miei vestiti. Sto cercando di essere minimalista il più possibile. Qua invece abbiamo il letto col mio pigiama. Allora, sono le 5:30 e anche per oggi ritengo il lavoro full time concluso. Ho ricevuto la mail dal cliente di stamattina e quindi passerò la prossima mezz'oretta a preparare la quota per questo progetto. Inoltre ho ricevuto questa mascherina che la mamma del mio ragazzo ha fatto per entrambi e ci ha inviato per posta. Io vado a fare la spesa perché ho il frigo vuoto e noi ci vediamo domani. Oggi è giorno mercoledì in questo vlog. Ieri sera ho scritto la quota per il cliente e la mail verrà inviata in automatico stamattina. Per quanto riguarda il mio lavoro full time, ho un sacco di meetings nella mattina, mentre il pomeriggio è piuttosto libero, quindi continuo la mia passeggiata e noi ci vediamo a casa. Visto che prima vi ho detto che stamattina avrei avuto tanti meetings, vi devo aggiornare. Infatti tutti i meeting sono stati cancellati perché purtroppo ci sono stati dei problemi a livello tecnico e questo è abbastanza comune quando lavori per una tech company. Però questo mi ha permesso di andare avanti col mio progetto e quindi diciamo che questa mattina è stata piuttosto produttiva. Vi spiego un po' quello che è successo oggi pomeriggio. Il mio cliente ha inviato il mio preventivo al loro cliente e quindi se questo viene accettato possiamo iniziare il progetto. Ho pensato ad alcune soluzioni per il progetto che vi ho mostrato ieri. Per adesso tutto su carta e penna e domani le mostrerò al resto del team. Alle 5 ho una call con un motion designer italiano che ha un canale YouTube strepitoso, vi lascio il link nella descrizione e allora io mi preparo. Sono esattamente le 6:15 e adesso mi preparo per il mio workout. Se vi state chiedendo come faccio a svegliarmi così presto tutte le mattine, c'è un motivo. Infatti vado a letto verso le 9:15, 9:30, ascolto un audiobook per circa mezz'ora e in genere verso le 10 mi addormento. Il libro che sto leggendo si chiama Rest, ve lo lascio qua sotto nelle note, ve lo straconsiglio perché parla di come il riposo è necessario per tutti i creativi, quindi dategli un'occhiata. Stamattina ho un lavoretto freelance da fare. Tempo fa ho fatto il design di un sito e ora il cliente mi sta chiedendo di creare un PDF dinamico che l'utente può scaricare direttamente dal sito. Per fare questo lavoro utilizzerò InDesign mentre il mio amico si occuperà della parte di programmazione. Ora vi faccio vedere un po' il sito. Per i miei lavori freelance utilizzo Figma, così posso condividere il design con il cliente. Queste sono tutte le pagine, c'è anche una parte di wireframe e il design per gli schermi più piccoli, mentre qua abbiamo la component library. Al mio team sono piaciute 2 delle 3 idee che ho presentato ieri e quindi oggi cercherò di trasformare questi schizzi in prototipi dinamici.
Buon pomeriggio a tutti! Non ci credo che è già giovedì pomeriggio. Vabbè, comunque oggi non è successo niente di particolare, a parte un meeting e ho proseguito col mio lavoro. Oggi pomeriggio finirò il lavoro freelance. Penso che sia tutto per oggi. Stamattina mi sono svegliata presto, come al solito, e ho finito quel dannato PDF per il cliente che purtroppo non ho finito ieri sera perché ho iniziato a procrastinare con il thumbnail per questo video e quindi non ho concluso niente. Beh, spero almeno che il thumbnail vi piaccia. Finalmente presenterò il mio progetto al team e in base al feedback cercherò di capire quali saranno i prossimi steps. Io mi rimetto al lavoro e noi ci vediamo più tardi. Ho appena finito il mio meeting che è durato molto più del previsto, sono abbastanza distrutta e sto passando la pausa pranzo in cortile. Ho iniziato a preparare i titoli per questo video, uso un'applicazione che si chiama Procreate, non so se l'hai mai provata ma è super figa perché posso animare il testo e importarlo direttamente in Premiere Pro. Ma va che sfiga, si è messo a piovere, ma perché abito in Inghilterra? Visto che ho 5 minuti prima di tornare al lavoro, voglio parlarvi della mail che ho ricevuto dal mio amico. Lui è il web developer con cui lavoro di solito e mi chiede se ho tempo nelle prossime settimane di documentare, preparare dei case study per i progetti che abbiamo preparato fino ad ora, e questa penso che sia un'idea fantastica perché è qualcosa che ho sempre voluto fare e avrei dovuto fare molto tempo fa, quindi penso di avere qualcosa da fare questo weekend. Vabbè, ora rimettiamoci al lavoro così posso finalmente godermi il weekend. Spero che questo video possa essere stato interessante, nonostante a volte sembra non succedere nulla, ma questa è la realtà dei fatti e sto facendo del mio meglio per tenere la mia creatività allenata e imparare cose nuove tutti i giorni. Se ti piace questo tipo di behind the scene vlog, allora seguimi su Instagram, dove tutti i giorni pubblico nuovi contenuti sulla mia vita come designer. Se non vuoi perderti i miei video, allora lasciami un bel like e iscriviti al canale, perché sto cercando di pubblicare nuovi video tutte le settimane. Noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!